Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Vediamo oggi questa nuova versione del Podzilla, ovviamente della Joby. Questo è il tradizionale e vediamo che adesso c'è la nuova versione appunto che si chiama, quindi del Gorilla Pod, quello vecchio si chiamava Gorilla Pod. Vediamo il nuovo Podzilla. Andiamo a vedere le differenze sostanziali tra i due ed è perché il nuovo Podzilla è migliorativo del vecchio Gorilla Pod. Ecco, ad esempio il vecchio Gorilla Pod, come potete notare, aveva gli snodi queste sfere che ovviamente sono le stesse sfere che gli danno la possibilità di essere snodato in questa maniera, che però alle volte sono fastidiose proprio sia per tenere in mano eventualmente lo smartphone o la camera attraverso il Gorilla Pod, e sia perché sono di un certo ingombro. Nel nuovo Podzilla invece non abbiamo le sfere, abbiamo la stessa possibilità di essere piegato, però abbiamo questa specie di tubo di gomma zigrignato che è meno ingombrante e permette anche una presa migliore. Andiamo poi nel dettaglio. Abbiamo una piccola bolla che ci permette di vedere esattamente come è inclinato il nostro Podzilla. Ovviamente, come tutti i Podzilla moderni o i Gorilla Pod moderni, possiamo sganciare e quindi fissare qualsiasi altro accessorio con la vite standard. Quindi se vogliamo mettere un accessorio per tenere la GoPro, possiamo mettere l'accessorio per tenere la GoPro. E vediamo esattamente che è molto semplice da fare. Abbiamo poi lo snodo in testa, che l'unica differenza dal Gorilla Pod, quello più super accessoriato, non ha la millimetratura, però noi possiamo inclinarla in tutte le posizioni e in questa posizione possiamo veramente inclinarla del tutto, in maniera da poter fare qualsiasi tipo di ripresa da qualsiasi tipo di angolazione attraverso questa testa a sfera. Come abbiamo detto, può essere piegato in qualsiasi posizione, in qualsiasi maniera, esattamente come il Gorilla Pod, senza avere però le sfere che possono essere infastidite. Per esempio, se noi dovessimo tenere in mano il nostro Podzilla per fare una ripresa in questa maniera, vedete che è più pratico e più comodo del Gorilla Pod, che invece, pur essendo questo Gorilla Pod una dimensione più piccola, questo è un medium, questo è un piccolo, vedete che inizia a essere più ingombrante, più facile, più difficile da tenere in mano di questo, pur essendo di due dimensioni diverse come grandezza. Dopodiché anche il Gorilla Pod aveva la possibilità dello snodo, addirittura qua da due parti, e anche di poter girare. Fra le altre cose, il Podzilla è venduto anche come Podzilla Kit con 5 euro di differenza grosso modo, siamo sui 45 euro, la stessa cifra che costa il piccolino il piccolino appunto, che è sempre della Joby, Gorilla Pod. Invece questo vediamo che è un large kit, possiamo avere anche il piccolo kit. Il kit comprende questo accessorio che permette di bloccare la staffa per lo smartphone, per capirsi, che è anche ruotabile, quindi può fare le riprese sia in orizzontale che in verticale a secondo del social per cui le si vuole utilizzare, ma anche cambiare. Vedete che ha uno scatto ogni tot gradi di angolazione, per cui è possibile. Questo invece è un accessorio della Ulanzi che io ho applicato al Gorilla Pod. Allora, conviene prendere il Podzilla
Dopo un mese di utilizzo, che è il periodo da quanto ce l'ho, direi che conviene, è un pochino più maneggevole, più pratico. La versione large costa come la versione piccola del GorillaPod ed è più funzionale dal mio punto di vista. Inoltre, avendo il kit, possiamo avere già la staffa per lo smartphone che può essere utilizzata nelle più varie occasioni. Vediamo che anche la possibilità di tenerlo in mano, guardate, questo pur essendo più piccole dimensioni, come ingombra di più la mano, io ho una bella mano grande, e come invece questo permette una presa molto più salda. Anche questo è uno dei vantaggi del nuovo Podzilla. In conclusione, diciamo che Podzilla vince in quasi tutti i settori sul Gorilla Pod sempre della Joby. Quindi ciao Gorilla Pod, benvenuto Podzilla. Spero che questo video vi sia piaciuto o interessato. È un kit che può andare bene per chiunque si diletti a fare foto o video col proprio smartphone. È comodo, pratico, leggero e soprattutto funzionale. Per questo video è tutto, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, mettere il like, condividere, perché sono la benzina, il motore per i canali YouTube. Quindi datemi sempre una mano, ricordatevi di fare questo, ci impiegate un secondo ed è gratuito. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno.